Bene amici, oggi scopriamo insieme la Ranieri Nex 330 LX, un natante con una lunghezza fuori tutto di 10,15 m e una larghezza di 3 metri. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentate con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa troviamo due plancette aggiunte allo scafo separate dai motori. Motori che vanno da un minimo di una coppia da 250 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 2 da 400 cavalli. Qui sulla dritta troviamo anche un ripiano con un gavone porta oggetti molto comodo con molla a scomparsa. In questo modo è pratico e comodo stivare il materiale e tutto ciò che ci serve per la balneazione. Inoltre vi faccio vedere anteriormente ai motori c'è questa striscia di rivestimento in EVA come l'intero piano di calpestio molto comoda che in aggiunta a questa maniglia ci consente di passare agevolmente da un lato all'altro delle plancette. Sulla sinistra invece è presente all'interno di questo portello la scaletta di risalita scomparsa ed è molto comoda anche la doppia maniglia, in questo caso con design dedicato del cantiere, che permette quindi di avere una salda presa quando si esce dall'acqua. L'accesso a bordo è preferenziale sulla sinistra con cancelletto d'ingresso. Qui vi faccio vedere anche la doccetta molto comoda per restare sulle plancette e quindi accediamo al pozzetto. Il pozzetto è davvero molto ampio, larghezza di 3 metri, davvero ben sfruttata dal cantiere perché guardate qui io riesco a muovermi senza nessuna difficoltà e abbiamo il divanetto di poppa lineare con possibilità ovviamente di accesso all'interno al gavone che ci dà accesso quindi non solo alle batterie e alla pompa di sentina ma anche allo spazio di stivaggio per tutti gli oggetti che possiamo lasciare all'asciutto. All'interno delle murate sono ricavate due sedute a ribalta, in questo modo possiamo ampliare lo spazio e in più la porzione centrale che vedete qui in basso ai miei piedi può essere sollevata non solo per creare un ulteriore prendisole ma avere anche una vera e propria dinette e quindi considerate il divanetto con la doppia seduta, già qui possono trovare posto e mangiare comodamente almeno 6 persone. Se poi consideriamo che qui alle spalle del blocco seduta e sostituendo i frigoriferi è possibile ricavare un'altra seduta, davvero c'è tantissimo spazio per il comfort a bordo. In questo allestimento invece troviamo un'ulteriore maniglia tienti bene per la navigazione più sportiva e doppio frigorifero a carrello per tenere tutte le bibite fresche, quindi come già detto c'è davvero tanto comfort a bordo. Qui invece si trova la cucina all'interno di due ripiani separati. Il primo vede un lavello mentre il secondo ha il piano cottura. Il piano cottura in questo caso vede un doppio fornello tradizionale ma opzionalmente è possibile avere qualsiasi tipologia di cottura, dalle piastre a induzione ma anche il grill. Grazie alla presenza del blocco seduta centrale il passaggio è da entrambi i lati, quindi molto comodo, siamo ben riparati all'interno delle murate perché guardate qui sono su un gradino ma arriva all'altezza del mio ginocchio la murata, mentre da qui abbiamo un portello stagno che ci consente quindi di accedere alla bombola per il fornello. La seduta di comando invece vede una poltroncina biposto con bolster dedicati, in questo modo ognuno può scegliere l'inclinazione che desidera, quindi posso valutare se manovrare in modalità poggiareni oppure con seduta tradizionale. Quindi quando sono in plancia di comando vedo che ho il timone davanti a me facilmente raggiungibile, in basso c'è il gradino puntapiedi, quindi posso sollevarmi ed avere un supporto, comoda tasca porta oggetti in basso, mentre il resto della plancia, oltre ad essere personalizzabile con i display a richiesta dell'utente, in questo allestimento vede un display Simrad NSS Evo 3S con pannello dedicato, qui pannello che lascia spazio alla personalizzazione, salpa ancora da un lato con contacatena, stereo Hertz sulla sinistra, controllo dell'elica di prua, interruttori on-off spostati su due livelli, qui c'è il VHF e infine sulla dritta c'è lo spazio dedicato alle manette. Sulla sinistra c'è una comodissima maniglia che ci consente quindi di avere una saldapresa in aggiunta alla maniglia ricavata dal profilo che circonda l'intero parabrezza. In questo modo c'è davvero un grande tienti bene che ci consente quindi anche di passare a prua. Passaggio a prua che avviene tramite questo gradino e vediamo la battaiola che parte da centroscafo ribassata ma che ci consente di avere conservata l'altezza di protezione che arriva a metà del polpaccio. Mi posso reggere tranquillamente sul tienti bene in acciaio e accediamo quindi al prendisole che è davvero immenso. Guardate qui, io posso muovermi, contate i passi perché davvero c'è un'estensione incredibile, mentre anteriormente alla plancia troviamo un comodo divanetto, una comoda spalliera che ci consente quindi di rilassarci fronte marcia con doppia cassa fornita da Hertz, portabicchieri e maniglie tienti bene. In questo modo il comfort è assicurato e non c'è nessuna difficoltà anche per il pubblico meno esperto.
Immancabili le gallocce di ormeggio da un lato e dall'altro, il gradino con la lunghezza dell'imbarcazione, con il modello che ci consente quindi di agevolare la salita e la discesa in caso di ormeggio di prua, mentre qui al di sotto del cuscino è presente il vericello quindi non osservabile dalla plancia di comando, ma essendoci il contacatena possiamo tranquillamente manovrare e opzionalmente è possibile anche installare una telecamera. L'ingresso in cabina avviene sul lato sinistro della console e qui abbiamo 3 gradini che ci fanno accedere quindi a un disimpegno. Vedete, scendendo io ho subito una maniglia TNT bene proprio a ridosso dell'apertura, quindi mi consente di agevolare non solo l'ingresso ma anche l'uscita dal momento che si trova anche su quest'altro lato, quindi molto comodo e barca in piena sicurezza. Qui c'è un ulteriore gradino per diminuire il dislivello, quindi è facilmente accessibile da tutti e vi faccio vedere anche l'altezza interna perché io sono comodamente in piedi e c'è tantissimo spazio. Il layout si va ad abbassare per seguire lo stile dell'imbarcazione nella porzione di prua, ma io quando sono seduto non ho nessuna difficoltà, guardate c'è ancora un po' di spazio, anche gli occhiali, quindi davvero molto comoda, la cabina armatoriale è davvero accessibile per tutti. Qui si trovano 2 blo sul lato di sinistra e anche sul lato di dritta, la reazione quindi assicurata pur non essendoci il passo d'uomo e inoltre è possibile anche installare come optional l'aria condizionata con climatizzatore sia caldo che freddo, quindi è possibile uscire in qualsiasi condizioni meteo sia con caldo che con freddo. La porzione centrale può essere sollevata a formare una dinette, mentre sulla sinistra c'è un comodo armadio con doppia anta per riporre tutto quello di cui abbiamo bisogno nella vita di bordo. La porzione di poppa vede questo corridoio che non va ad intralcio con le scale, quindi io posso accedere senza difficoltà, vedete, posso muovermi e c'è spazio quindi per accedere all'interno della cabina, con il materasso ospiti che inizia già nella porzione anteriore, quindi non è ribassato al di sotto del piano di calpestio e poi si estende per tutta la porzione di poppa. In questo modo c'è davvero tanto spazio, inoltre pur essendo al di sotto del piano di coperta, guardate, io sono comodamente seduto qui e c'è ancora spazio, c'è ancora un po' di tolleranza anche con la testa alzata, vedete, è davvero un'ottima soluzione di layout perché pur non snaturando l'estetica dell'imbarcazione consente a 4 persone anche di effettuare una piccola crociera. Non manca anche qui all'interno della cabina la presenza del doppio blò da un lato e dall'altro per favorire il ricircolo. Il bagno è con cabina separata sul lato di destra e guardate qui c'è davvero tantissimo spazio perché già solo il piano di calpestio è libero da ingombri, quindi io posso davvero sfruttare l'intera porzione del bagno e guardate anche l'altezza, anche qui pienamente conservata, quindi io posso davvero vivere il bagno e vi faccio vedere, riesco a muovermi, è davvero un bagno pienamente vivibile per un'imbarcazione di questa categoria. Qui abbiamo il lavello sul lato di dritta rivolto verso prua, mentre il WC si trova verso poppa, sempre sulla murata. Non mancano infine dei comodi ripiani portaoggetti e l'oblò per assicurare la reazione interna alla cabina. E quindi cari amici, questa è la Ranieri Next 330 LX, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre sul mio canale.